Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati dei nuovi video. Restate fino alla fine per sapere quale ricetta farò nel prossimo video. Oggi prepareremo la crostata al cioccolato con frolla burro salato. Insieme danno vita a un dolce golosissimo. Iniziamo dalla frolla. Per farla occorrono 250 g di farina, 150 g di burro salato, vi consiglio questo leggermente salato della Lurpak, 100 g di zucchero, un uovo grande, un pizzico di sale. Mettiamo sul tavolo la farina setacciata e formiamo una fontana con un foro al centro. Mettiamo il burro freddo ma morbido a pezzetti sulla farina, aggiungiamo lo zucchero, il sale e iniziamo a lavorare il tutto con le dita per non scaldare il burro. Dopo averlo lavorato per bene, facciamo di nuovo il foro al centro e mettiamo dentro l'uovo. Rompiamo l'uovo con le dita e iniziamo ad aggiungere la farina con il burro che abbiamo lavorato prima fino ad ottenere una palla. Quando è tutto amalgamato non lavoratela più perché sennò altrimenti il burro si riscalda e la frolla si rovina. Adesso prendiamo un foglio di pellicola, avvolgetevi la pasta e mettete a riposare un'ora in frigo. Passata l'ora accendiamo il forno a 180 gradi, spolveriamo con la farina il tavolo, riprendiamo il panetto e lo lavoriamo un po' tra le mani per appiattirlo. Estiriamolo in una sfoglia grande tanto quanto basta per foderare una teglia per crostata di 26 cm, leggermente imburrata se volete, ma non occorre perché la frolla ha già il suo burro. Prendiamo la sfoglia appena stirata, delicatamente, e poniamola dentro la teglia e aggiustiamo i bordi. Adesso ci serve un foglio di carta forno un po' più grande della teglia. Piegatelo a metà, poi ancora tante volte quanto serve per ottenere uno spicchio. Controllate la grandezza, deve uscire fuori dal bordo e tagliamo con una forbice l'angolo in eccesso che si è formato. Con i rebbi di una forchetta bucherellate il fondo della crostata. Adesso apriamo il foglio che abbiamo ritagliato e adagiamolo sul fondo facendo aderire bene. Riempiamo il fondo con dei legumi secchi, io ho usato dei ceci vecchi che non uso più, uso soltanto per fare queste cotture, oppure se volete ci sono delle sfere di argilla, vi metto giù i link dove trovarli, che servono proprio per fare queste cotture in bianco delle crostate. Livelliamo bene le sfere e inforniamo per 15-18 minuti. Nel frattempo prepariamo la farcitura. Per farla occorrono 80 g di latte, noi abbiamo usato quello di soia, 80 g di zucchero, 200 g di panna, noi abbiamo usato quella vegetale, 2 uova intere più 2 tuorli, 200 g di cioccolato fondente al 70% di cacao. Versiamo in un pentolino la panna e il latte e portiamolo ad ebollizione. Nel frattempo tritiamo il cioccolato finemente. Quando la panna con il latte bollono, togliamo il pentolino dal fuoco e aggiungiamo il cioccolato tritato. Mescoliamo per bene per farlo sciogliere e ottenere una ganache bella liscia. Nella ciotola della planetaria versate le uova, aggiungiamo lo zucchero e montiamo per 5 minuti. Versate adesso la ganache e continuate per altri 2 minuti a velocità 1 fino ad ottenere un composto omogeneo. Adesso togliete la crostata dal forno e abbassate la temperatura a 160 gradi. Eliminate il foglio di carta forno con i ceci e metteteli da parte. Versate la crema al cioccolato sulla frolla e cuocete per 20-25 minuti. Appena è cotta, toglietela dal forno e fate raffreddare completamente dentro lo stampo. E adesso ne tagliamo 2 fette. Vi consiglio di accompagnarla con dei ciuffi di panna o una pallina di gelata alla vaniglia, una vera goduria. Se la ricetta vi è piaciuta mettete un bel mi piace, condividete il video, fatemi sapere commentando sotto il video se vi è piaciuta la ricetta. Volete sapere cosa farò nel prossimo video? Faremo le chiacchiere o bugie o frappe, come le chiamate, sono buonissime e andranno a ruba. Ragazzi, è buonissima, dovete provarla. Un abbraccio e continuate a seguirmi. Alla prossima! Ciao a tutti!